Benvenuti ragazzi e ragazze alla seconda lezione del team della via marziale, il Wudao Wei. Oggi vedremo le posizioni principali dello Shaolin Kung Fu. Le dirò in italiano, perché non sono cinese e non parlo cinese, e quindi mi sembra una storpiatura inutile forzare una lingua, una pronuncia che è veramente difficile rispetto alla nostra. Partiamo dalla prima. Ognuno deve trovare la distanza giusta tra i propri piedi in modo da riuscire a sedersi senza sedia in una posizione chiamata del cavaliere e le ginocchia non devono superare la punta dei piedi. La schiena sta dritta. All'inizio mi posso aiutare con il bilanciamento del peso mettendo le mani in avanti. Dopo porterò i pugni ai fianchi senza sbilanciare il corpo in avanti. Riproviamo ad arrivare alla posizione del cavaliere dalla posizione in piedi. Pugni ai fianchi, mani avanti per l'equilibrio, piedi paralleli con le punte rivolte in avanti. Quando ho trovato l'equilibrio, porto entrambi i pugni ai fianchi. I pugni ai fianchi vi permetteranno di allenare anche l'escursione della rincorsa del pugno. Per il momento però focalizziamo l'attenzione sul rinforzare le basi. Potete mantenere la posizione del cavaliere quanto a lungo volete. L'importante è non superare le punte dei piedi con le ginocchia e non controbilanciare questa tenuta con l'inclinazione in avanti e indietro del busto. Ve lo faccio vedere di fianco. Quali sono le altre posizioni da vedere in questa lezione? La prima è il mezzo cavaliere. Alcune scuole la suddividono in due diverse posizioni a seconda della distribuzione del peso sulle due diverse gambe e sull'angolo formato tra i piedi. Personalmente non faccio troppo caso a questi dettagli. Il peso può essere 60% dietro, 40% avanti, oppure 70% dietro, 30% avanti. Questa escursione c'è. Non cambia molto, dipende da cosa vorrai fare dopo. Lo stesso vale per il piede davanti. Può essere con la punta rivolta in avanti oppure leggermente verso l'interno. Stesso discorso, il piede dietro. In alcune figure lo troviamo perpendicolare al piede davanti, in altre a 45 gradi rivolto in avanti. Personalmente non apprezzo molto questa posizione. Consiglio di tenerlo perpendicolare alla direzione che sto prendendo. L'altezza dei fianchi rispetto al suolo è una tua scelta. Se vuoi allenare la resistenza dei muscoli, sceglierai una posizione più bassa. Anche come estetica in caso di gara. Se invece vuoi lavorare sul pugno, avrai bisogno di una risposta più rapida, quindi dovrai tenere una via di mezzo. Se sei in una situazione di combattimento reale, naturalmente la tua guardia dovrà essere molto reattiva e allora per poterti spostare e schivare con l'utilizzo delle gambe dovrai stare più in alto.
per il momento ti consiglio di iniziare da una via di mezzo. Ultima posizione da studiare oggi è l'onda o l'arciere. Anche in questo caso ci sono due differenti correnti di pensiero. Qualcuno consiglia di tenere i piedi su una linea, io no. In prospettiva la distanza tra i piedi è la stessa che c'è tra le spalle, o leggermente inferiore, ma mai tenerli sulla stessa linea, altrimenti non c'è equilibrio. Per il resto, il ginocchio davanti è perpendicolare al tallone, la gamba dietro è tesa, il piede dietro è rivolto in avanti il più possibile, almeno a 45 gradi. Quello è il minimo indispensabile richiesto per questa posizione, ma può essere anche accentuato. L'anca è ruotata in avanti. Per quanto riguarda le mani, ce ne occuperemo in seguito. Attenzione a non sporgersi in avanti o a inarcare troppo la schiena indietro. La posizione del busto è più dritta possibile. Anche in questo caso il suolo piatto ce l'abbiamo in palestra. Adesso lavoriamo sulle difficoltà reali di un suolo disconnesso. Prendiamoci il nostro tempo, correggiamo tutti i singoli errori, ginocchio perpendicolare al tallone, gamba dietro tesa, anche ruotate in avanti. Per oggi concludiamo qua. Nella prossima lezione vedremo come passare da una posizione all'altra nel modo più rapido possibile e senza perdere l'equilibrio. A presto!